È avviata la registrazione. Oh, guarda che bug l'ombra. Dove? Guarda, io vedo tipo una linea nell'ombra, nella mia ombra sotto i piedi, in F5. Ah, è vero. Facciamo una bella intersezione. Facciamo matematica, dai, diagrammi di Venn. Diagramma di che? Trova la corda. Trovare i punti è ancora ancora. La corda, ok, facile. distanza punti, sì, dai, va bene. È facilissimo Facile. trovare la corda, tieni. Ho appena detto a Boxy che non c'è un video che registriamo serio. Mi sa che avevo ragione. E bella popolo di YouTube, qui Lore Sheffer in compagnia di Bisumto nel video. Di Bisunto, per l'appunto. Bisunto. Ciao a tutti. Allora, siamo qui in questo nuovo video dove vi mostrerò l'elevatore ispirato a quello di Suriv che ha fatto il live su Twitch. E poi ho avuto la frecciatina proprio da un nuovo possibile membro della Redcraft 2 che si chiama... non lo posso dire assolutamente, che aveva fatto un elevatore nella sua vanilla. Non dico altro, altrimenti magari potreste già capire chi. E fatto sta Non che... troverete il link in descrizione. No, non ancora almeno. Però fatto sta che va stimolato a fare questo video. Praticamente almeno ho già il video pronto per domenica. E sabato posso dedicarlo ad un progetto che vedrete molto presto. Non ho la Optifine, stavo già cercando di zoomare. No, magari. E quindi iniziamo subito con la dimostrazione. Caro Lore Sheffer, mi sa che ti userò come cavia. E questa volta lo scienziato sono io, quindi cavia. Sei tu quello col mantello. Il mantello, è per quello che voglio. Sì, il camice. Ok. Non so parlare. Ok, vado. E magicamente verrà portato a una velocità relativamente elevata alla posizione superiore. Successivamente può recarsi di nuovo per ritornare verso il basso. Successivamente, mettiamo caso di essere in un server multiplayer e quindi io sono un altro giocatore che vuole scendere, posso tranquillamente scendere nel medesimo senso di marcia. Ovviamente speriamo che Lore non cambi il senso andando sulla pressure plate, però ci sta, dai. È un metodo molto compatto per utilizzare lo stesso tunnel sia per in salita che per in discesa, utilizzando relativamente pochi materiali. Beh, è abbastanza semplice, richiede solo un po' di redstone e slime. Gli slime block sono anche relativamente semplici da reperire, poiché comunque questo meccanismo richiede anche della source ed è reperibile solo nel nether. Invece anche per esempio no, la glowstone si può utilizzare con le streghe. E invece non so, il quarzo effettivamente si può prendere solo nel nether. Quindi sì, bisogna andare nel nether per fare questa farm. Puoi dire la cosa degli slime? Mentre gli slime sono molto facili da reperire perché puoi prenderli tranquillamente in una palude anche in relativamente poco tempo. Puoi dirlo te, tranquillamente. Posso dirlo io tranquillamente? Ok. Io dovevo fare un video serio. Perché ogni volta che devo fare un video con Lore mi metto a fare queste cavolate? Mentre gli slime, anche quelli sono reperibili in maniera abbastanza semplice, perché basta stare una mezz'oretta in palude ad ammazzare slime. Mentre intanto c'è una farm di streghe che funziona e ti farma le streghe per craftare le redstone lamp, sicuro. Perché mi vuoi uccidere? Lo so che se mi colpisce un fulmine diventa una strega, però non è una buona scusa. Allora, magari ritornando a noi. Dopo puoi andare ad Hogwarts. Allora, ritorniamo invece alla parte seria del video dove vi mostriamo più o meno come funziona o vi spiego orientativamente cosa serve questa lampada, perché c'è una lampada, oppure perché c'è questo noteblock, oppure perché c'è questa torre di slime. Beh, iniziamo subito. Per richiamare l'ascensore, in questo caso stiamo utilizzando il senso verso l'alto, andiamo sulla pressure plate e viene cambiato verso il basso. Per fare ciò utilizziamo questa torre di slime che trasferisce in un redstone tick il segnale subito sotto quando c'è qua uno swapper. Infatti questo pistone verrà attivato che spingerà il magma cube sotto a questo blocco. Cosa succede però? Le colonne di queste bolle non si aggiornano istantaneamente. Per farle aggiornare bisogna un po' forzarle, sono un po' capricciose. E infatti cosa ho fatto qua sotto, come avete visto, c'è questo circuito che updata le colonne d'acqua solo e quando solo c'è un cambio di blocco. In questo caso quando Lore è risalito la seconda volta sulla pressure plate non c'è stato un secondo cambio. In questo modo non si interrompe di continuo il traffico di questo movimento qua, che interromperebbe per un secondo più o meno il traffico delle bolle, e così permettendo l'inversione delle bolle stesse. Cosa serve invece la lampada? La lampada serve per evitare i one tick. Infatti, volendo, essendo molto veloci, si potrebbe fare tipo una scappatella molto veloce qua sulla pressure plate. In questo caso è una pressure plate di delay. Lore? Dimmi. Ho fatto un ascensore per pesci.
Vabbè, per questo minuscolo video è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, sostenete le serie del canale, soprattutto le serie della Redstone, che porterò sempre di meno. Però se vi piacciono, hey, potrei fare uno strappo alla regola. Ringrazio tantissimo Lore Sheffer e il server del test della Redcraft, che è questo alle mie spalle, per averci ospitato e per averci fatto compagnia nel caso di Lore. E per aver rotto le scatole nel caso dei pesci. Assolutamente. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. A little party never killed nobody, and we gon' dance until we drop. A little party never killed nobody, right here, right now, so we skip, skip-a-da-pop.